Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Si è conclusa con la premiazione degli istituti scolastici vincitori della nuova edizione di Acea Scuola il progetto del gruppo per sensibilizzare i più giovani sui temi della sostenibilità. Il tema di quest'anno: Siamo energia, spegni la luce e accendi la tua fantasia. Attraverso un percorso didattico multimediale ha portato studentesse e studenti alla realizzazione di videomessaggi sui temi del risparmio energetico, individuando le azioni quotidiane per ridurre i consumi superflui, approfondendo inoltre le sensibilità emerse durante l'emergenza sanitaria in tema di ambiente e responsabilità. I tre progetti vincitori hanno ricevuto un voucher per l'acquisto di materiale tecnico utile alla didattica. Ascoltiamo il commento della professoressa Gabriella Persichini dell'IC Tacito Guareschi. Professoressa, ci racconta qual è un po' il valore aggiunto di progetti come questo per le scuole? Sì, sono molto importanti in quanto i ragazzi studiano solo teoricamente gli argomenti riguardo alla sostenibilità, all'inquinamento. Invece in questo modo, partecipando al contest di Acea, Siamo Energia, sono riusciti a creare un qualcosa di concreto che sicuramente rimarrà nel loro percorso futuro. A Napoli la seconda tappa dell'Acea Innovation Tour, il viaggio della multi-utility che racconta l'impegno del gruppo per la transizione ecologica e digitale. Grazie ai numerosi interventi che si sono susseguiti sul palco del centro congressi del Green Med Symposium, la tappa partenopea ha fornito una fotografia degli obiettivi di sviluppo per il territorio di Acea e delle sue partecipate in Campania, Gesesa e Gori. Dal panel Le sfide dell'Open Innovation nella transizione ecologica, sui risultati delle best practices per la tutela della risorsa idrica nate in seno al modello Open Innovation di Acea, a Way di Wow, l'app innovativa realizzata da Acea che racconta il percorso dell'acqua e contribuisce a diminuire l'impatto ambientale dell'approvvigionamento idrico, per concludere con gli interventi sulla e-mobility e sulla waste transition durante i panel e-mobility Energy and Waste Transition, le comunità circolari di Acea Innovation e materie critiche dall'industria, una soluzione per l'ambiente. Prossimo appuntamento per la tappa finale dell'Innovation Tour l'8 luglio a Roma, presso le officine Farneto. Abbiamo raccolto il contributo di Ivan Vigolo, Chief Innovation and Information Officer Acea, di Silvia Celani, Head of Innovation Acea e di Salvatore Rubbo, amministratore delegato di Gesesa. L'Innovation Day diventa Innovation Tour, ovvero l'innovazione aperta, l'Open Innovation al servizio dei core business di Acea. In questo particolare momento la transizione ecologica ha bisogno ancora di più dell'innovazione e quindi siamo qua su tutto il territorio per portare i concetti di Open Innovation per salvaguardare beni preziosi come l'acqua, per guidare la trasformazione ecologica, in modo tale per cui non solo centralmente ma anche localmente riusciremo a rispondere a tutti i fabbisogni evolutivi che i cambiamenti climatici e le transizioni ecologiche richiedono. Seconda tappa dell'Acea Innovation Tour, siamo a Napoli per parlare di Open Innovation. Lo facciamo insieme alla Regione Campania, insieme agli altri partner dell'ecosistema. Abbiamo lanciato una challenge che riguarda appunto la gestione della rete idrica intelligente. Quindi abbiamo aperto alle start-up, alle PMI innovative per avere soluzioni intelligenti per un monitoraggio della rete e per quindi creare una Smart Water Company. Siamo qui insieme ai partner dell'ecosistema e appunto siamo qui per raccontare l'innovazione pragmatica di Acea e soprattutto appunto le persone, i territori e lavorare insieme anche alle altre società del gruppo come Gesesa e Gori per lo sviluppo di una Smart Water Company. Bene, oltre le innovazioni tecnologiche, Gesesa sta portando avanti un altro tipo di innovazione che è la trasformazione della società in società benefit. Parlo di innovazione perché anche il Ministero dell'Economia, tramite il suo portale di educazione finanziaria, sostiene che la trasformazione di una società in società benefit rappresenta una vera e propria innovazione di carattere sociale. Quindi le società benefit sono società innovative che hanno una forma giuridica innovativa
legalmente riconosciuto in Italia dal 2016 e Gesesa sta attuando questo processo di trasformazione che verosimilmente porterà a diventare società benefit entro settembre di quest'anno. Le società benefit sono società che perseguono un duplice obiettivo, ovvero oltre il business legato all'esercizio delle normali attività di impresa, accolgono volontariamente uno o più obiettivi di beneficio comune, che quindi rappresentano attività di sostenibilità ambientale, di trasparenza, che hanno un impatto positivo sul territorio, sulle persone, in generale sugli stakeholders. Si è tenuto all'Anfiteatro Fausto, nel centro storico di Terni, l'evento conclusivo di Acqua Amica, il progetto della SII per coinvolgere le nuove generazioni a un approccio consapevole e attivo verso una delle più importanti azioni per la salvaguardia del territorio, la tutela delle risorse idriche. L'iniziativa del gestore del servizio idrico integrato, realizzata anche con il contributo di Regione Umbria, Provincia di Terni e tutti i comuni soci dell'area ternana, ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie, coinvolgendoli in 2 concorsi creativi. Disegna l'acqua per le scuole primarie e racconta l'acqua per le scuole secondarie. Per l'occasione sono stati donati dei PC a tutte le scuole partecipanti e ai primi classificati dei voucher per l'acquisto di materiale didattico. Sentiamo il commento di Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata SII, di Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del gruppo Acea, e del testimonial del progetto di SII, nato per proteggere l'acqua e farla scorrere verso il futuro dei giovani e dei territori. Il maestro Giulio Rapetti, in arte Mogol. Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata della SII, soggetto gestore idrico della provincia di Terni. Oggi sono qui le scuole di 32 comuni del territorio ternano. Che importanza ha un evento come questo, specie per il coinvolgimento dei giovani? Le nuove generazioni sono fondamentali per noi. Siamo andati nelle scuole a raccontare l'acqua e abbiamo chiesto ai bambini e ai ragazzi di raccontare e disegnare l'acqua per noi, perché alle nuove generazioni che vogliamo e possiamo affidare la consapevolezza e la responsabilità sull'uso sostenibile della risorsa idrica. Dottor Papaleo, qual è il ruolo di una multi-utility come Acea nella tutela delle risorse idriche e nella diffusione della cultura della sostenibilità nei territori in cui opera? Il ruolo di Acea in questi territori è fondamentale, nel senso che grazie al servizio che noi facciamo di gestione del totale del ciclo idrico, cerchiamo di trasferire nei territori in cui siamo l'importanza di gestire un servizio così importante e soprattutto culturalmente di far progredire una cultura diversa sul consumo dell'acqua, perché noi italiani siamo particolarmente spreconi, far capire che l'acqua è una risorsa limitata e soprattutto che va gestita con molta cura. Quindi stiamo cercando con molta forza di far passare questo messaggio attraverso anche poi una serie di investimenti e di azioni che facciamo sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista culturale, come accennavo in precedenza. Maestro Mogol, lei ha scritto acqua azzurra, acqua chiara. Qual è il suo commento per un evento come questo? Sì, vedi che l'acqua azzurra, acqua chiara riguardava il mare, quindi l'inquinamento del mare praticamente. Qui è un problema anche questo piuttosto grave, perché l'acqua purtroppo diminuirà sempre di più, perché lo sapevamo, ma comunque sono 3 mesi che non piove ed è una cosa grave, forse anche 4 mesi. E allora dobbiamo prepararci a risparmiare al massimo l'acqua, a formare culturalmente i nostri ragazzi affinché la usino con estrema parsimonia, a quando piove raccoglierla tutta in modo che non vada dispersa e adattarci a queste nuove condizioni, che devo dire che non sono peggio di tutto quello che è successo fino adesso, nel senso che abbiamo avuto il Covid, adesso abbiamo la guerra, adesso prendiamo atto di questa nuova situazione che si sta
praticamente delineando sempre di più in modo doloroso. Però quello che siamo qui per fare è per cercare di preparare i ragazzi affinché possano risparmiare appunto questo bene prezioso che è l'acqua. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.